facciamo andare questa ragazza in America? E allora lui lo disse chiaramente. Suo fratello Antonio, quello che era partito per il Canada, quello che era stato abbandonato dalla fidanzata, aveva scritto: voleva fidanzarsi con me, con Francesca. Storie di partenze e di ritorni, di coraggio e di speranza, ma soprattutto storie di donne. L'8ª edizione della giornata dell'emigrazione, svoltasi il 16 agosto nella Abbazia Benedettina di San Michele Arcangelo a Montescaglioso, ha riportato al centro dell'attenzione una pagina fondamentale della storia lucana, quella delle migliaia di persone che hanno lasciato la propria terra alla ricerca di un futuro altrove, senza mai recidere legame con le proprie radici. Organizzata dall'Associazione Mondi Lucani APS, in sinergia con il Comune di Montescaglioso, con la collaborazione della Società di Mutuo Soccorso San Rocco Montescaglioso di Paterson e il patrocinio della Regione Basilicata, la manifestazione ha intrecciato memoria, identità, testimonianze e cultura. A introdurre la giornata è stata Maria Andriulli, presidente di Mondi Lucani APS. La manifestazione ha vissuto il suo momento più intenso con Francesca e le altre, letture sceniche curate e interpretate dall'attrice Pacifica Artuso, accompagnata dalle musiche di Francesco Cappiello. Una serata densa di emozioni, costruita attorno a 4 storie vere di donne lucane. Finalmente stasera abbiamo acceso le luci sulle storie di donne, sui loro sentimenti, sul loro valore e coraggio di partire per un lungo viaggio, di abbandonare, di tranciare completamente il legame con il paese e magari poi anche di ritornare. Quindi era importante far rivivere queste donne, perché alcune di loro non ci sono più, ma resta la memoria, e Pacifica Artuso ha saputo dare ad ognuno di loro una voce diversa, una voce che però è arrivata al pubblico, che ha apprezzato, e quindi continueremo su questa strada a raccontare le storie delle nostre donne. All'inizio del viaggio era tutto bellissimo, il mare, il cielo, l'aria aperta. Io mi sentivo persino leggera, nonostante il pancione. Giuseppina, Anna, Rosa e Francesca sono diventate così testimonianza di un'esperienza collettiva che ha segnato intere generazioni. Ho cercato di dare a ognuna un carattere diverso, ho immaginato e di non andare mai troppo nel dramma, di immaginare anche il carattere che avevano diverso. Rosa era in un modo, Francesca aveva un altro tipo di cuore, anche perché dipende anche dal momento in cui sono state fotografate nella storia. Quella più drammatica, più dura, io ho immaginato una resistenza diversa, era quella di Anna, perché parte a 14 anni, quindi c'è una bambina che soffre, diversa. Ed è stato proprio il passaggio dalla storia raccontata alla testimonianza diretta a regalare uno dei momenti più intensi della serata. Al termine delle letture sceniche è salita sul palco Anna Cerabona, una delle protagoniste delle 4 storie portate in scena. Mi auguro con tutto il cuore che tutti gli immigranti, tutti, possano avere la stessa opportunità che ho avuto io, anche se è molto doloroso andare via dalle proprie radici, però io mi ritengo una donna molto fortunata. Qualsiasi cosa io mi sono messa in gioco in Germania, in Italia, a Parma, ho avuto la fortuna di essere circondata da persone che mi hanno dato fiducia. L'8ª edizione ha ribadito anche il profondo legame che unisce Montescaglioso alla comunità montese negli Stati Uniti e in particolare a Paterson nel New Jersey. Nel corso della serata è intervenuto Raffaele Venezia, segretario di corrispondenza della San Rocco di Paterson, realtà che rappresenta una testimonianza concreta della capacità degli emigrati di organizzarsi e sostenersi reciprocamente. Proprio alla storia del sodalizio italo-americano è stata dedicata la mostra documentale Un secolo di solidarietà, la Società Mutuo Soccorso San Rocco di Paterson, New Jersey, USA, inaugurata nel corso della manifestazione. Un percorso della memoria che racconta non soltanto l'esperienza associativa, ma anche il valore della solidarietà, quale strumento fondamentale per affrontare le difficoltà dell'emigrazione
e costruire comunità lontano da casa. Ad aprire il programma era stato inoltre l'appuntamento Radici in dialetto, suoni e parole di casa, a cura di Peppino Dell'Aglio, ulteriore tassello di un percorso dedicato alla conservazione di quel patrimonio immateriale fatto di parole, accenti e suoni che accompagna l'identità di una comunità anche quando questa si trova a migliaia di chilometri dalla propria terra. A conclusione della serata è intervenuta anche il vice sindaco di Montescaglioso, Francesca Fortunato, che ha espresso il proprio plauso all'Associazione Mondi Lucani per il lavoro portato avanti nel corso degli anni, sottolineando il valore di un impegno volto a preservare e tramandare la memoria dell'emigrazione. Ed è forse proprio questo il significato più profondo della giornata dell'emigrazione. Non una celebrazione nostalgica del passato, ma un esercizio di memoria collettiva capace di mettere in relazione generazioni e luoghi lontani. Perché è proprio quando le storie vengono raccontate, ascoltate, consegnate alle nuove generazioni che la memoria smette di essere soltanto ricordo e diventa patrimonio vivo di un'intera comunità. C'è qualcuno però che non vuole lasciarmi andare. E mia nipote Maria, lei dice che le storie come la mia non devono sparire con chi le ha vissute. Maria, tesoro mio, hai ragione tu, perché, vedi, ognuno porta dentro di sé un viaggio, una nebbia, e da qualche parte in quella nebbia c'è una fiaccola alzata verso il cielo. E allora tenetela accesa quella fiaccola, perché la memoria è l'unica cosa che non si lascia in soffitta quando si va avanti. È l'unica cosa che non pesa niente e vale tutto.